Ciao, con oggi comincia la serie di 5 video in cui parlo di come imparare l'italiano con successo. In questa serie ti parlerò di quali sono i segreti e i consigli per avere successo nello studio dell'italiano. E nel video di oggi vedremo come creare un piano di azione efficace per finalmente imparare l'italiano. Sai qual è il problema principale di molti studenti di italiano? Il loro problema è che non hanno un vero obiettivo. Molto spesso l'obiettivo è imparare l'italiano, ma questo è l'obiettivo finale, è un obiettivo enorme e dopo 2 o 3 mesi di studio dell'italiano è difficile raggiungere questo obiettivo e quindi la motivazione diminuisce o la motivazione scompare completamente. Di fronte a un obiettivo così grande è molto facile perdere la motivazione, perché dopo 2 o 3 mesi di studio dell'italiano è difficile raggiungere questo obiettivo. Vediamo che non lo abbiamo raggiunto e perdiamo motivazione e fiducia nel nostro apprendimento. Il primo segreto quindi è creare dei piccoli obiettivi, dei sotto-obiettivi facili e realizzabili. Quindi degli obiettivi che puoi realizzare in 2 o 3 settimane o un mese. Passate queste 2 o 3 settimane o un mese, avrai raggiunto il tuo obiettivo perché era un obiettivo facile e quindi ti sentirai wow, ce l'ho fatta, ma allora posso imparare l'italiano. Per questo è importante avere dei piccoli obiettivi realizzabili, perché puoi realizzarli in poco tempo e quando li hai raggiunti la tua motivazione e la tua fiducia aumentano. Ricordati che i grandi successi sono fatti di tanti piccoli obiettivi raggiunti. I grandi successi sono raggiunti con tanti piccoli successi, che insieme hanno creato un grande risultato. Ma quindi quali sono i passi per creare questo piano di azione? Numero 1 è quello che ho appena detto, creare dei piccoli obiettivi facili e realizzabili. Per esempio, se il tuo livello di italiano è principiante, il tuo obiettivo facile e realizzabile può essere imparare il presente indicativo dei verbi regolari. Se invece il tuo livello è un po' più intermedio, può essere imparare l'imperfetto dei verbi regolari italiani. Ed è molto importante scrivere i tuoi obiettivi su carta, perché scrivere su carta permette di fissare meglio gli obiettivi, memorizzarli e essere persistenti. Numero 2. Scrivi una data di fianco ai tuoi obiettivi, una data entro la quale vuoi raggiungerli. Tornando all'esempio di prima, imparare l'imperfetto dei verbi regolari italiani entro il 31 dicembre. È un obiettivo realizzabile entro quella data. Numero 3. Celebra, festeggia tutte le volte che raggiungi un obiettivo e ripeto, tutte le volte che raggiungi un obiettivo. È importante festeggiare perché hai avuto successo ed è un modo per dire al tuo cervello che ce la puoi fare, che hai successo nello studio dell'italiano. Che cosa puoi fare per festeggiare? Bastano cose facili, semplici, una cosa che ti piace. Per esempio, puoi regalarti una passeggiata se ti piace passeggiare, puoi regalarti un gelato o il tuo cibo preferito, o puoi semplicemente guardarti allo specchio e dirti bravo, brava, vedi che ce la puoi fare? Quindi capisci qual è la differenza tra avere un obiettivo enorme come imparare l'italiano e avere un piano di azione con piccoli obiettivi realizzabili. Tu puoi raggiungere l'obiettivo enorme di imparare l'italiano, ma lo raggiungi con piccoli obiettivi che ogni volta raggiunti aumenteranno la tua motivazione e la tua fiducia. Vuoi avere successo con il tuo italiano? Crea il tuo piano di azione adesso. Scrivi i tuoi sotto-obiettivi con la data di raggiungimento e celebra ogni volta che li raggiungi. Vedrai che il successo è assicurato. Noi ci vediamo al prossimo video con il secondo consiglio su come imparare l'italiano con successo. A presto!